Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video, io sono Rino e oggi andiamo a vedere tanti plugin completamente gratuiti che dovreste avere nel 2025. Senza perdere tempo partiamo subito, divideremo il video in due parti, la prima dedicata agli effetti e la seconda agli strumenti. I primi plugin gratuiti che vi consiglio sono questi tre di Audio Modern, FilterStep, Panflow e Gatelab. Ve li faccio ascoltare subito, partiamo da FilterStep che permette di avere dei filtri automatizzati, randomici oppure assegnabili. Come potete vedere vi aiuta a creare con delle automazioni di filtro un effetto che può essere molto interessante. Molto simile è Gatelab che permette di creare dei pattern. L'ultimo è Panflow che permette appunto di giocare con l'immagine stereo. Crea un sacco di spazio, ovviamente è tutto modificabile. Passiamo al prossimo plugin che è un simulatore di nastro che si chiama Showtape, probabilmente l'avete già sentito da qualche parte. È assurdo che questo plugin possa essere gratuito, forse questa grafica lo rende poco accattivante ma vi assicuro che è tanta roba, ve lo faccio ascoltare su una batteria. Il prossimo plugin è un transient shaper della Flux, si chiama Bittersweet ed è super interessante e anche molto semplice da usare. Ve lo faccio ascoltare sempre sullo stesso loop di batteria. Andando sul versante compressori, uno che mi piace tantissimo è l'MJUC Junior della Klangelm, ve lo faccio ascoltare. Mi dà un bellissimo carattere. Per quanto riguarda invece un bundle che non potete perdervi, sul sito della Plugin Alliance potete scaricare ben 20 plugin fatti super bene. Ve li faccio scorrere qui per farvi vedere di cosa si tratta e vi assicuro che riceverli gratis è tanta roba. Se invece volete rendere l'immagine delle vostre tracce mono leggermente più stereo, un plugin che vi consiglio della Polyverse è il Wider. Ve lo faccio ascoltare su una chitarra molto mono. In questo caso poi bisogna fare attenzione un pochino alla fase, ma è fatto molto bene. Per dare un po' di aria ai vostri mix o alle vostre tracce, un plugin che è tanta roba della Slate Digital è il Fresh Air, molto famoso anche questo, se non lo conoscete dategli un occhio. Vi faccio ascoltare l'effetto. Anche su questo ovviamente non dovete esagerare, ma sono quei piccoli ritocchi che cambiano totalmente la fase di produzione. Tra tutti i plugin gratuiti forse questo è uno dei miei preferiti. Stiamo parlando del delay della Six Sample. Per quanto mi riguarda è un'arma da combattimento poiché veramente riesce a creare degli effetti super carini. Si parte dai delay più classici fino ad arrivare a quelli più pazzi. La cosa carina di questo plugin è che ha il tasto Randomize che permette di scoprire sempre nuovi delay e giocarci in un certo senso. Vi faccio ascoltare. Questo è assolutamente da avere senza se senza ma. Considerate che lo preferisco a tanti altri delay a pagamento e credo di non essere l'unico. Se invece avete bisogno di un effetto sidechain per muovere un pochino il brano, io vi consiglio Les Pulser della Solider Sound. Potete cambiare il rate. Altra suite molto interessante è quella di Waves Factory che ha un transient shaper, uno snare buzz, un subkick emulator in un certo senso, un cassette transport che adesso vi faccio ascoltare che è molto bello. Lo utilizzo spessissimo perché mi piace tanto. Addirittura potete andare a creare degli effetti super carini di transizione. Faccio ascoltare. È come avere letteralmente un mangiacassette che potete manipolare. Anche il Subkick Simulator secondo me non è affatto male, ve lo faccio ascoltare sulla batteria di prima. Ascoltate la differenza.
Se volete dare un po' più di pancia alla vostra cassa, è un ottimo plugin. Anche il Transient Shaper non è affatto male, mi ricorda tantissimo lo Smack Attack della Waves. Un plugin che è uscito da pochissimo e secondo me molto valido è il Warp della Baby Audio, che permette di manipolare una traccia, vi faccio ascoltare. Sempre di Baby Audio vi consiglio di andare a vedere tutta l'intera suite, poiché oltre al Warp hanno questo Magic Switch che permette appunto di avere classico effetto chorus dello Juno. Poi abbiamo questo Magic Dice che è molto interessante, questo ve lo faccio ascoltare. Con un solo tasto permette di avere degli effetti molto interessanti. Quello che vi dicevo poco fa del Magic Switch, anche questo è molto valido, quindi super consigliata come suite. Prima di andare avanti, se non ancora avete fatto, vi invito ad iscrivervi al canale e a lasciare un like, poiché è un gesto semplicissimo che mi permette di creare nuovi contenuti. E inoltre vi ricordo che tutti i link ai download di questi plugin li trovate in descrizione a questo video. Adesso direi di passare agli instruments, vi citerò alcuni dei miei preferiti gratuiti, qualcuno magari un po' più scontato, qualcuno meno conosciuto. Se non lo conoscete, questo è indispensabile, della Spitfire Labs, per quanto mi riguarda è la migliore libreria in circolazione gratuita di suoni. Abbiamo veramente dei suoni molto validi, vi faccio ascoltare. Trovate di tutto, dalle batterie ai sintetizzatori a suoni un pochino più particolari. Insomma, dovete scaricarla assolutamente. Sempre della Spitfire, dovrebbe essere ancora gratuito se non sbaglio, c'è la BBC Symphony Orchestra. Avete a disposizione davvero un sacco di strumenti orchestrali ad una qualità assurda, percussioni, fiati. Di che cosa stiamo parlando? Quindi assolutamente anche questo da avere. Altro plugin super interessante, Design Sampler, su cui potete installare un sacco di suoni, potete trovarne tantissimi, alcuni a pagamento come potete vedere, altri gratuiti, e vi assicuro che la qualità di quelli gratuiti è veramente interessante. Vi faccio ascoltare banalmente questo. Zero spesa, massima resa anche su questo qui. Se volete un virtual instrument che simuli al meglio il DX7 della Yamaha e che costi 0 euro, io vi consiglio il Dexid. Se invece parliamo un po' di sintetizzatori, abbiamo il Tyrell N6 della U-He, che secondo me è molto molto valido.
Altro sintino super interessante è il Vintage della Behringer. Vi assicuro che anche questo, per essere totalmente gratuito, vi offre tanti suoni, grande prodotto. Ultimo plugin che vi consiglio, in realtà questo può essere anche un software standalone, io lo utilizzo tantissimo, è l'ADSR Sample Manager, che permette appunto di catalogare tutti i vostri sample, sceglierli e andarli a droppare direttamente all'interno della DAW. Permette di organizzare benissimo i vostri sample andando a creare tutti i metadata possibili, quindi anche in questo caso abbiamo un prodotto totalmente gratuito ma che permette davvero di fare un sacco di cose. Ragazzi, io mi sono messo subito a montare rendendomi conto che ho dimenticato due plugin che utilizzo spesso senza rendermene conto. La prima in realtà è una suite, quindi tutti i plugin di Analog Obsession sicuramente sono abbastanza conosciuti, sono fatti molto bene e sono equiparabili a degli standard di alto livello, quindi vi consiglio di scaricarli tutti, sono davvero molto belli, equalizzatori, compressori fatti molto bene. E un altro plugin che vi consiglio è lo Unison Zen Master, che possiamo definirlo una copia del Retrocolor, quindi se non volete spendere dei soldi per l'RC20 io vi consiglio di scaricare questo, che riuscirete ad ottenere degli ottimi risultati. Ovviamente ragazzi non c'è stato modo di smanettare singolarmente sui singoli plugin, ma l'obiettivo di questo video era quello di farvi una carrellata, darvi tutti i link di riferimento per poterli scaricare, smanettarci e magari utilizzarli all'interno delle vostre produzioni. Se c'è qualcuno di voi che ha altri plugin gratuiti interessanti da consigliare, mi raccomando scriveteli qui nei commenti e io vi auguro buona musica, noi ci vediamo presto su questo canale. Ciao!